Ciao raga, ma che cuore! L'Arabia Saudita, ragazzi, che cuore incredibile! Ho appena finito di vedere la partita, infatti ho qualche minuto di ritardo qua nel portarvi il video, ma perché stavo guardando la partita tra l'altro con un recupero infinito. Non so quanto hanno fatto di recupero, probabilmente 20 minuti. Grande cuore, grande cuore dell'Arabia Saudita, che porta a casa la vittoria e batte l'Argentina, che arrivava da 3 anni 36 risultati positivi, 36 risultati senza KO dell'Argentina. Grandi ragazzi, grandi veramente, grande cuore dell'Arabia Saudita. Allora, una cosa vi volevo dire, ragazzi, e tra l'altro scusatemi, arrivo da ancora stanotte da un problema al dente, quindi non lo sto ancora risolvendo, quindi come ve lo dico, perché magari se sbaglio a dire qualcosa durante il video, perdonatemi, non sono lucidissimo. Volevo dirvi questa cosa, ragazzi, che il fatto che questo mondiale comporti un sacco di recupero mi piace un sacco, ragazzi. Mi piace tantissimo perché sicuramente alla fine di tutto questo percorso, cioè alla fine di tutto questo mondiale, in cui verranno fatte tantissime partite con dei recuperi lunghissimi, capiremo che a calcio si deve giocare. Ragazzi, a calcio si deve giocare, perché le due scelte sono, e vi porto i due estremi: o facciamo quello che stiamo facendo, cioè quindi dando il gioco effettivo, perché tanti non l'hanno capito, ma quello che sta succedendo adesso al mondiale è come se fosse un calcio un gioco effettivo, perché quando tu dai 8, 10, 12 minuti di recupero, stai recuperando tutto il tempo che non hai giocato nei 45 minuti. Quindi a livello normativo non è calcio effettivo, ma di fatto in minuti giocati più o meno stiamo giocando dei minuti effettivi. Quindi stavo dicendo, quindi i due scenari che abbiamo di fronte a noi sono: allora, o da una parte abbiamo questo mondiale giocato con questi minuti virtuali effettivi, o dall'altra parte abbiamo la partita dell'anno scorso dove si è giocato Milan-Udinese e si è fatto record storico della Serie A con 38 minuti di gioco. 90 minuti più, vado a memoria, 4-5 minuti di recupero nel secondo tempo e un paio di minuti nel primo tempo. Quindi stiamo parlando di 100 minuti, 97, 100 minuti di gioco, 38 minuti di gioco effettivo. Capite che c'è qualcosa in quella partita, ma nel calcio in generale c'è qualcosa che non funziona, perché ci lamentiamo sempre, no? Parliamo sempre dello spettacolo, parliamo sempre di cose che tu devi portare al pubblico per attrarre il pubblico, farlo venire allo stadio e guardare il tuo spettacolo Serie A. E poi andiamo a vedere e ci accorgiamo che in realtà di 100 minuti di partita se ne sono giocati 38. Partite che poi tra l'altro è inutile che sto qua a raccontarvi com'è andata il risultato finale, perché ve lo ricorderete tutti. Quindi contento, molto contento di questa nuova norma, tra virgolette, che in realtà non è una norma, vi ripeto, però stanno applicando le regole in modo diverso in questo mondiale, e spero che questa cosa verrà fatta per tutto il resto anche dei campionati. Questa cosa verrà applicata a tutto. È giusto che il calcio si giochi per i minuti che deve essere giocato, perché sennò poi tu vai a giocare contro squadre che ogni 2 minuti si buttano in terra, ti fanno perdere un sacco di tempo, tu ti sei allenato per vincere una partita, per essere più forte degli avversari, e non puoi farlo. Non puoi farlo perché quelli sono sempre a terra. Bene, poi ragazzi è tornato e basta, il mondiale è solo questo. Poi adesso finisco di guardare il video, magari mi sdraio un po' perché non sto tanto bene. Mentre sono sdraiato mi guardo le partite di oggi pomeriggio. Poi ragazzi è tornato il tesoretto, ragazzi. Oh, il tesoretto. Perché ragazzi? Il titolo è questo. Sapete che ci sono dei grandi classici, ragazzi. I grandi classici sono Baselli, il tesoretto, i grandi amori che fanno giri immensi e poi ritornano. Ce n'erano un po', me l'ero segnato. La slitta. C'era la slitta, sapete che slittano sempre le cose. Poi c'è filtra del cauto ottimismo. Sono queste le cose che tornano e ritornano sempre nello scenario del Milan. Tra queste c'è anche il tesoretto. E questa mattina il Corriere dello Sport titola: Milan, tesoretto da 38 milioni di euro da incassi dello stadio. Il Milan ha un tesoretto di 38 milioni grazie agli incassi da stadio in questa prima parte di stagione. Tra campionato e Champions ha incassato da San Siro bla bla bla. Col Salisburgo ben 6,8 milioni, contro la Juventus in campionato 4,8. Sul terzo gradino del podio c'è il derby contro l'Inter con un ricavo di 4,8. Vedete quello che vi dico sempre, ragazzi, perché era importante andare avanti in Champions League, perché tu facendo soltanto un'altra partita in Champions League ti porti a casa comunque quasi 7 milioni di euro solo di incassi. Ok, lo dico per tutti, faccio un po' di lolli milanisti commercialisti official.
Non pensate che questi 7 milioni siano 7 milioni effettivi che il Milan incassa, che poi si possono spendere, perché so già poi come va a finire, no? Lollo, abbiamo incassato 7 milioni per la partita di Champions, quindi possiamo andare a spendere. No, non funziona così, ragazzi. Non funziona. Bene, direi di andare in sigla. Vi devo parlare, ragazzi. Parliamo di Ederson Alvarez, che è una notizia che è uscita questa mattina. Poi vi devo parlare di Tete, o di Tete, o di Tete, insomma, parliamo di lui. Poi vi devo parlare del rinnovo di Oliviero Bombervero e del valore di 85 milioni di Rafa Leao. Sempre che le mie forze me lo permettano di farlo, ci provo, do tutto me stesso, come dicono i calciatori, do il 100%. Speriamo che sia sufficiente per arrivare alla fine di questo video. Quindi pollice in su, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Come vi dico in questi giorni, se non volete farlo per notizie, fatelo per il vostro amico Lollo, che nonostante stia male e sono qua sempre a ritagliarmi un'ora e mezza per voi. 1, 2, 3, sigla. Oh, partiamo subito da una cosa. Allora, il Milan è interessato a Edson Alvarez, che è un centrocampista, ma che in realtà potrebbe giocare anche più avanti, messicano, in forza all'Ajax. Si parla di un cartellino intorno ai 30 milioni di euro. Come sempre, ragazzi, siccome a me piace andare a vedere quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, sono andato a vedermi appunto le caratteristiche. Parliamo di un messicano, parliamo di 1,87 m come altezza, 25 anni perché è un 95, piede destro, è in scadenza nel 30 giugno 2025, il valore su Transfermarkt è di circa 35 milioni di euro. È un giocatore che qua vi dico la particolarità, ragazzi, di Edson Alvarez, non mi ricordavo il nome, di Alvarez, è che sì, è un giocatore centrocampista, ma è anche un giocatore che nella propria carriera addirittura ha fatto sia il centrale di centrocampo, cioè quindi centrocampista puro, che il centrale di difesa, o addirittura ha fatto anche il terzino destro. Quindi diciamo che potrebbe essere un giocatore molto poliedrico, uno di quei giocatori che tanto piacciono a Mister Pioli. Da qua a dirvi se Alvarez sarà o meno un giocatore del Milan, come vi dico sempre, io non ne ho la più pallida idea di una cosa, però sono sicuro che questo profilo è un tipo di giocatore che sicuramente potrebbe piacere a Paolo Maldini, insomma, per tutte le sue caratteristiche. Vediamo quante partite ha fatto. Non tante, però è solo quest'anno, vabbè. Queste erano le caratteristiche di Edson Martinez. Poi vi volevo leggere anche questa notizia che l'ha riportata Carlo Pellegatti e dice: so che il Milan ha fatto un sondaggio ulteriore per Tete o Tete dello Shakhtar. Devo ancora approfondire se si tratta di qualcosa di più serio o è un semplice sondaggio. È un nome che piace molto ai tifosi, anche a me piace, ragazzi, sono sincero. L'unico nodo rimane il costo del cartellino, che continua ad aggirarsi intorno ai 20-25 milioni di euro. Ragazzi, il giocatore è un giocatore forte, ne abbiamo già parlato in passato, vi ricordate che ne abbiamo già parlato in quest'estate più o meno, ne abbiamo parlato. Il giocatore Tete è un giocatore forte, ragazzi, è un giocatore, andiamo appunto anche lui a vedere le caratteristiche. Andiamo a vedere Tete Shakhtar. Vediamo lui le caratteristiche fisiche di Tete. Allora, Tete è 1,75. Pensate che lo immaginavo più alto. Valore secondo Transfermarkt di 25 milioni di euro. E come ruolo è un attaccante alla destra, più diciamo alla destra che attaccante. È in scadenza il 30 giugno 2023, quindi come vi dicevo prima in scadenza. In questo momento si trova nel Lione. In questo momento gioca in prestito appunto nel Lione. Un giocatore che a me piace, ragazzi, un giocatore che a me piace. Ultima cosa che mi ero segnato da raccontarvi, ragazzi, penultima cosa, a dir la verità. Si parla del rinnovo di Oliviero Bombervero. Lo dice Sky. Per il rinnovo di Giroud non c'è fretta, se ne riparlerà in primavera. Il giocatore vuole capire se andare avanti, se farlo col Milan e come starà a fine campionato. Se per ora i rossoneri sono concentrati sui rinnovi di Bennacer e Leao. Vabbè, raga, io penso che il rinnovo dello Sparviero di Oliviero Bombervero sia super meritato. Comunque è un giocatore che non solo in questa prima parte del campionato, ma anche nel campionato scorso ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore. Io i giocatori che fanno gol, raga, me li tengo stretti sempre perché sono giocatori importanti.
L'ultima cosa che mi ero segnato era Transfermarkt. Oggi abbiamo parlato praticamente tutto il video di Transfermarkt. Aggiorna i valori, i valori come costo di tutti i giocatori del mondo, di buona parte dei giocatori del mondo, e ha aggiornato anche quelli di Rafa Leao. L'ha portato ad un valore di 85 milioni di euro. I 3 giocatori che costano di più al mondo secondo Transfermarkt sono Mbappé con 160 milioni, Vinicius con 120, Foden con 110, Pedri con 100. Questi sono più o meno i valori degli attaccanti dati da Transfermarkt. Ragazzi, vi saluto, sono arrivato a fine video con veramente pochissime forze. Perdonatemi se in questi giorni non sono insomma, come dire, non sono come al solito, ma sto dormendo veramente poco per colpa del mio dente e sto facendo veramente fatica, ragazzi, a affrontare le giornate. Speriamo, oggi sembra che stia andando un po' meglio, che si stia attenuando un po' il dolore, quindi speriamo. Qualcuno ieri mi ha detto: Lollo, ma come fa a farti male un dente che hai tolto, raga? Perché quando togli il dente dietro ti fa male la gengiva, è la gengiva perché vai a toccare i nervi che stanno dentro la gengiva. Lollo, i medici official. Ragazzi, vi saluto, vi ringrazio, grazie a tutti, un abbraccio. Vada via il Q-Inter. Anzi, aspetta. Ciao Casciavit, forza Milan e vada via il Q-Inter. Ciao a tutti. Ciao.